Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Scusate la barba lunga, ma probabilmente me la faccio crescere. E oggi proviamo insieme un carico elettronico, un carico fittizio, chiamiamolo come vogliamo, che serve per provare alimentatori, provare batterie, testa la capacità delle batterie, il punto di intervento degli alimentatori, è programmabile e la cosa veramente bella è che è piccolino piccolino. Sicché io sono contento di provarlo insieme con voi. Come al solito, quando trovo qualcosa di buono, qualcosa di nuovo, ve lo faccio vedere. Poi chiaramente se vi serve, così sapete dove prenderlo. Metterò il link in descrizione, che dovrebbe essere scontato anche questa volta, perché chi l'ha mandato mi ha detto che farà uno sconto. Che vi devo dire? Proseguiamo insieme con questo video e guardiamo come funziona questo carico fittizio dell'Aliantec LL15. Allora, questo è il piccolo carico elettronico, è veramente minuscolo e lo proviamo insieme se funziona. Intanto guardiamo come arriva in questa scatola bellina, molto bene imballata. Questa scatola era in un'altra scatola, ci sono tutti gli imballi di polistirolo, sicché difficilmente arriverà rotto. Poi viene fornito il manuale, che è in inglese e in cinese, il cavo di alimentazione USB, perché si alimenta tramite l'USB, viene fornito due coccodrilli, praticamente un cavetto con due coccodrilli e gli spinotti per provare eventualmente un carico, che uno se ne ha bisogno di più lunghi ovviamente bisogna che lo faccia, se gli servono più grandi anche come sezione bisogna che lo faccia. E poi c'è questo spinottino qui, che ora vi faccio vedere, va qua in questo punto qui, un attimo che avvicino. Va in questo punto qui ci vanno i due spinotti e questo spinottino qui va in questo punto qui. Non è necessario usarlo, ma se si usa è meglio, perché praticamente è il sensore del voltmetro. Il voltmetro lavora tranquillamente anche semplicemente alimentato qui, ma questo serve, come per dire, nei tester che ci sono i collegamenti a 4 fili, perché questo qui va direttamente magari al punto più vicino dell'alimentatore magari in prova, e in quella maniera lì non si tiene conto, non c'è la caduta di tensione dei fili, che ovviamente, a meno che non siano di tensione di sezione elevatissima, un po' di caduta di tensione c'è sempre. Da quest'altra parte c'è la presa USB per l'alimentazione e c'è da dire che non viene fornito l'alimentatore, perché si presume, penso che loro presumano, che danno il cavetto ma non danno l'alimentatore, perché ormai l'alimentatore del telefonino è comune e ce l'hanno tutti. Questo piccolo apparecchio è 12 A, 150 watt se non mi sbaglio, e lavora fino a 60 volt. Cosa vuol dire questo discorso qui? Aspettate che guardo, sì, ho guardato le istruzioni, sì, è 60 volt massimo, 12 A massimo e 150 watt massimo. Ovviamente la prima che arriva di queste tre limitazioni è quella che vince, 60 volt, ovviamente 65 volt non le possiamo usare, e la stessa cosa è 12 A. 12 A va bene, per dire, magari se stiamo lavorando con 5 volt, perché 5 volt a 12 A sono 60 watt praticamente, e quello va bene. Però siccome è 150 watt non possiamo lavorare con 20 volt a 12 A, perché andrebbe a 240 watt, e si è detto che invece il nostro apparecchio ne regge 150 di watt. Sicché bisogna, come in tutti i carichi,
tenere conto di quello che andiamo a fare, della prova che andiamo a fare. Comunque nel menu poi ci sono già impostate delle protezioni, e poi chiaramente il display non l'ho ancora acceso, comunque il display ci indicherà anche sia la potenza ovviamente che l'amperaggio e il voltaggio con cui stiamo lavorando, e sì che è facile capire di non superare nessuno di questi parametri qui. Serve anche per provare le pile, le batterie, diciamo esempio quelle a litio da 3,6 volt, ma anche altre, e in misura della batteria anche la resistenza interna. Dopo si prova, diciamo, anche, e ci sono delle operazioni chiamiamole automatiche, per provare per esempio gli alimentatori, che gli impostano un programma, diciamo, di carico per l'alimentatore. L'alimentatore va a finire che lavora un po' come nelle situazioni reali, invece di farlo lavorare magari sempre a 5 ampere, mettiamo che l'alimentatore lavori che sia da 6 ampere, lo vogliamo provare a 5, c'è la possibilità di farlo lavorare fino a 5, poi scende la corrente, poi risale. Insomma, mi sembra che, ho dato un'occhiata così alle istruzioni, che sia un apparecchio bellino e compatto, ovviamente, perché io me ne ero fatto uno, ora ve lo faccio vedere. Lo sapete, io ho, diciamo, quelli grossi che lavorano a 400 watt, 600 watt e compagnia cantante. Comunque me ne ero fatto una volta uno piccolino così, che a vederlo è già piccolino comunque, però è grosso rispetto, diciamo, a questa cosina qui, perché alle volte per provare le cose piccole, invece di usare il carico grosso, si fa prima tipo con questo che usavo io, e questo qui ora chiaramente farò ancora prima. Mi organizzo per fare qualche prova e lo vediamo insieme. La prima cosa che farò, intanto mi preparo saldato a questo connettore, 2 fili, bastano dei fili piccolini, dei fili fini, perché non ci passa corrente, legge solo la tensione, con 2 coccodrilli in cima, in maniera che poi lo possiamo provare. Ho fatto il cavettino, ci ho messo anche un pezzettino di guaina termorestringente, così quando si inserisce qui, che si va a levare, vediamo se lo metto dalla parte giusta, lo posso levare meglio. E ora lo accendiamo, vediamo un attimino il menu, inserisco il cavettino USB, si accende. Già che ci sono, tolgo questa pellicola, che non c'era la pellicola, c'era solo un pezzettino cima e basta. Mi avvicino un attimino, vediamo se si vede così. Ecco, così, diciamo, si vede abbastanza. Allora, qui le impostazioni sono basic, che praticamente si usa il manuale in questa maniera qui. Poi sono le impostazioni qui batterie, per testare la batteria. Ci sono le impostazioni power, sempre per testare un alimentatore o un apparecchio, insomma, facendogli fare delle funzioni automatizzate, e qui è la stessa cosa. Nella funzione avanzata anche qui si può impostare, diciamo, diversi parametri. Qui c'è il setting generale, che se uno lo preme praticamente si può impostare l'autospegnimento, la temperatura ovviamente in gradi Celsius o Fahrenheit, il linguaggio, che ovviamente in inglese lo lasciamo, a meno che uno non capisca il cinese, e poi il volume del cicalino, del buzzer suo interno. Sono queste praticamente. Poi c'è la retroilluminazione, anche questa è posta a 7, può andare bene così, se non la vuole più alta la alza, e se non la lascia così. E abbiamo poi probabilmente c'è un programma, in questo momento non lo so, mi informerò, che può permettere di collegarlo in remoto. Comunque si può variare parecchie impostazioni, o se uno si vuole divertire a, come dico sempre, a spippolarci, io di solito lascio tutte le impostazioni di default, e di solito lo userò più che altro in manuale o qualche funzione, diciamo, automatica. Io passerei subito
a usarlo, diciamo, in manuale. Cosa vediamo usarlo in manuale? Qui abbiamo la temperatura dell'apparecchio che ci indicherà anche, ora sta segnando 16 gradi e qualcosa, e mano a mano che ovviamente scalda ce lo dirà, e sotto c'è l'amperaggio a cui, diciamo, andiamo a testare l'apparecchio sotto prova. In questo momento qui è a 8 ampere, vediamo se riesco a calarlo. Allora vediamo, mi garbano numeri pari, torno indietro, qui è 8, lo mettiamo per esempio, che ne so, a 3 ampere, e poi lo possiamo alzare e lo collego a un alimentatore. Uso il suo cavettino, meno e più, e per ora non collego questo, anzi lo collego, metto già il filo ma non lo collego, così si vede la differenza quando andiamo a assorbire, se andiamo a prendere direttamente la tensione, a leggere la tensione sull'alimentatore stesso o attraverso il filo che ci ho collegato. Allora, le boccole dell'alimentatore sono queste, ho tolto i cappuccini così torna bene, e qui ci inserisco direttamente i coccodrilli del cavettino. Questi altri coccodrilli che ho fatto io, questi qui, vediamo un po', questi qui più piccolini, che vanno al sensore, diciamo, del voltaggio, quello interno, vedete sono i fili quelli più fini, le possiamo attaccare qua per evitare che di andare a leggere, se ora non le attacchiamo, ci sarà la caduta di tensione ovviamente data dai cavi di collegamento. Se questi li attacchiamo in cima al nostro apparecchio, andrà a leggere, ripeto, è una lettura a 4 fili, andrà a leggere direttamente la tensione qui, e la tensione che andremo a leggere sull'apparecchio che stiamo usando sul carico fittizio sarà quella vera, senza la caduta di tensione dei cavi. Ora accendo, vediamo un po', forse è già acceso l'alimentatore. L'alimentatore è già acceso, è a circa 12 volt, infatti stiamo leggendo 11,90 erotti, sì, che praticamente prendiamola per buona 12 volt. Anzi, vediamo se riesco a portarlo direttamente a 12 volt. Eccolo qua, diciamo 12 volt, prendiamola per buona 12 volt, perché 12 volt precisi mi sembra che sia birbante e non le fa. Ho 12 volt, 11 volt quasi 12, oppure 12 volt e 1, e allora vediamo di fare 12 volt quasi e 0,001, prendiamolo per buono che sia ovviamente 12 volt. Ora non stiamo assorbendo niente, per allontano così si vede quello che faccio. Se vogliamo, noi abbiamo regolato qui 3 ampere di assorbimento, ripeto, qui praticamente siamo in manuale. Se premo questo tasto qui viene la scritta on, tra parentesi vi faccio vedere una cosa, se vedete questi qui non sono illuminati, cioè ora sono illuminati, ma se io lo spengo si disilluminano, si spengano, sicché questi qui anche ci indicano, guardandolo lateralmente, se stiamo lavorando, cioè se il carico fittizio sta assorbendo. Infatti sta assorbendo ora praticamente 3 ampere, lo vedete qui, lo vedete perché sono 2,999 che è 3 ampere, e se vediamo la temperatura leggermente piano piano, diciamo, sta aumentando. Se vedete la tensione che sta segnando ora l'ho spento, da 12 mi sta segnando 11,92 praticamente, perché c'è la caduta di tensione che abbiamo appunto dai cavi. Se io vado ad aumentare la corrente, per aumentare la corrente qui io sono già su 3 ampere, se io aumento la corrente, vedete, 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere, questo mi indica quello che andrò ad assorbire anche se lo spengo, mentre nella fascia rossa mi indica quello che sto assorbendo realmente quando è acceso, e sotto ovviamente
ci sono i watt che mi sta assorbendo. Se io lo porto per esempio a 8 ampere, come vedete c'è una caduta di tensione notevole. Se io vado a collegare i cavettini, questa caduta di tensione ovviamente dovrebbe non azzerarsi, ma la caduta di tensione che andiamo a leggere è proprio quella sull'apparecchio stesso. Praticamente se io andassi a leggere 11 volte e 95 vorrebbe dire a quel punto che 11 volte e 95 sono proprio quelli calati dall'alimentatore. Lo andiamo a attaccare, qui ci sono i cavettini, ci attacchiamo anche quest'altri due cavettini che fanno in questo momento da sensore praticamente, li attacchiamo qua e andiamo a vedere, e praticamente ora, nonostante l'assorbimento, andiamo a leggere tutti i volt come ci devono essere, perché le siamo andati a leggere alla fonte. Vedete, se io lo spengo, ora l'ho spento, sono 12 volt e virgola 12, perché l'alimentatore si vede andato in temperatura, eroga qualche cosina di più di quello che erogava all'inizio, 12 volt e 1. Mettiamo, se ora vediamo se riesco, ecco, mettiamo che sia 12 volt e 1 più o meno, anche se l'accendo, come vedete, se io vado ad assorbire, ora sto assorbendo 8 ampere e praticamente l'alimentatore non si siede. Se io però stacco, ora ne sto staccando uno, dei cavettini, quelli che fanno da sensore, che vanno a leggere direttamente sull'alimentatore, io ora leggo 11 e 800. In questa maniera qui io potrei pensare che è l'alimentatore che non ce la fa, invece è la caduta di tensione che abbiamo nei cavettini. Pertanto ovviamente i cavettini che escono da questo ingresso qui, VS, che sono quelli che vanno a leggere appunto la tensione, è bene attaccarli sempre in cima al nostro alimentatore in prova o apparecchio in prova per avere una tensione, l'ho ripetuto un mucchio di volte, che non risenta della caduta di tensione dei cavi. Allora, ora stiamo assorbendo praticamente 96 watt, sono accese le ventole, abbiamo 59 gradi come temperatura di questo piccolo carico e per ora, diciamo, sta andando senza grossi problemi. Si sente che esce l'aria calda, ovviamente. A questo punto io alzerei la corrente fino al massimo consentito, che sono 12 ampere, e vediamo un attimino come si comporta. Stiamo assorbendo 12 ampere, stiamo assorbendo. Mi sta leggendo sempre ovviamente la tensione giusta, vuol dire che l'alimentatore non si siede. Le ventole sono parecchio in funzione, si sente il rumore delle ventole, e siamo a circa 70 gradi, più o meno 67 gradi, e siamo alla potenza massima, quasi 145 watt, reggerebbe 150 watt, lo stiamo tirando, diciamo, per il collo, comunque sta funzionando. Non so quanto potrà stare acceso così, comunque per piccole prove, vedere dove interviene un alimentatore potrebbe essere comodo. Ora faccio una prova, imposto l'alimentatore per esempio che vada in protezione a 10 ampere e vediamo se lui lo fa andare in protezione. Lo spengo un attimo, regoliamo il nostro carico per esempio su 6 ampere, lo riaccendo, ecco fatto, stiamo ciucciando dall'alimentatore 6 ampere, per ora non succede niente. Io salgo 7 ampere, ovviamente l'alimentatore sta andando bene, questo in maniera, se io voglio vedere a quando si siede un alimentatore. 8 ampere ancora, vedete la tensione è normale, non sta succedendo nulla. 9 ampere, il nostro alimentatore se ne sta andando bene ancora. Ora salgo piano, ho spostato di un decimale, ora sono 9,5 ampere, l'alimentatore se ne sta ancora tranquillo.
9,9 ampere, l'alimentatore l'ho impostato per 10 ampere, ovviamente ci sta che scatti magari a 10,1 o giù di lì, o anche a 10 preciso, non lo so, lo proviamo insieme. Ora sono su 10 ampere, per ora, eccolo ecco fatto, è intervenuta la protezione dell'alimentatore e vediamo che la tensione è scesa a 0,9 volt. L'alimentatore, dicevo, si è seduto, sta erogando solo 0,8 volt, però con 9,96 ampere praticamente, e sono pochi watt, e l'alimentatore, diciamo, sta abbastanza in protezione, sta abbastanza in sicurezza, però non è detto che magari così ci possa stare tanto. Ecco, in questa maniera abbiamo visto che a 10 ampere l'alimentatore, la protezione dell'alimentatore interviene tranquillamente. Se io scendo, l'alimentatore, se non ci fa bugiardi, infatti ricomincia a erogare la sua tensione di 12 volt e stiamo assorbendo 112 watt, 9,2 ampere, quasi 9,3 ampere, scusate, sono di lato, vedevo male. Insomma, abbiamo testato un alimentatore e l'intervento di un alimentatore. Ora andiamo con un menu, diciamo, speciale. Allora passiamo alle funzioni più avanzate. La batteria la lasciamo a dopo, andiamo a queste misurazioni qui. Power serve proprio per andare a testare un alimentatore praticamente. Se io entro nel menu, ho cambiato alimentatore perché l'alimentatore che l'ho attaccato fa anche un grafico della corrente assorbita, vi rendete meglio conto di quello che fa questo piccolo carico. Comunque entro, allora mettiamo che io voglio scegliere Dynamic Test, che lui praticamente continua. Automatic Test, quando arriva in fondo si imposta dei parametri, lui quando arriva in fondo si ferma. Invece Dynamic Test, lui continua praticamente a fare sempre, non si ferma mai praticamente. Allora qui ci sono i parametri del test dinamico e si parte con una corrente di 500 mA, 100 millisecondi praticamente, poi ve lo faccio vedere cosa fa di preciso, e poi abbiamo una corrente massima di 500 mA con un tempo sempre anche qui di 100 millisecondi. E ora torno indietro, gli do la via e lui, vedete che i numeri cambiano, diciamo, in continuazione. Cambiano in continuazione perché sta andando su e giù con le correnti che gli abbiamo detto di fare praticamente, e sta impegnando il nostro alimentatore invece che con una corrente fissa sta modificando di volta in volta la corrente. La possiamo modificare nei parametri, diciamo, che vogliamo. Questa è una cosa che ho fatto io abbastanza, diciamo, lineare, però si può impostare anche dei parametri leggermente diversi. Ora vi inquadro l'alimentatore. Ecco, se andate a vedere, praticamente richiede più corrente, ne richiede meno, poi le richiede di più e via, e diciamo, e via discorrendo così, in maniera che l'alimentatore non è sempre impegnato alla massima potenza, ma fa un suo, diciamo, ciclo. Ovviamente questa corrente che andiamo a prelevare, che sono, ripeto, massimo 5 ampere in questo caso qui, è una corrente che sale e poi riscende fino a 500 mA e così, e prosegue, diciamo, fino a che vogliamo noi, fino a che non lo fermiamo. E la corrente ovviamente possiamo prelevare anche di più, perché se io ora lo fermo, vi lascio inquadrato lì un attimo, se io lo fermo e gli chiedo per esempio di andare come corrente massima a 6 ampere, dovrebbe cambiare qualcosa, a meno che l'alimentatore non vada in protezione, perché mi sa che ho regolato la corrente di protezione a 6 ampere. Proviamo. L'alimentatore non va in protezione, la curva è leggermente diversa da quella di prima,
perché è un pochino più ampia, ma comunque se io non imposto un tempo diverso, ovviamente qui farà sempre quegli scalini che si vede. Provo a impostare un tempo diverso, vediamo se varia questa serie di impulsi qui. Ecco, ho impostato, diciamo, un parametro diverso e come vedete ovviamente tende ad assorbire di più rispetto a prima, assorbire di più. L'assorbimento è lo stesso, però tende ad assorbire di più istantaneamente, perché ora è più, diciamo, quando sta in conduzione che quando sta a riposo. Prima stava a riposo nella stessa maniera, nello stesso tempo che stava, diciamo, in conduzione, e la forma d'onda, ovviamente, quello che andava a assorbire era diversa. Comunque si può impostare vari parametri in maniera che l'alimentatore lo andiamo a stressare come vogliamo e lo possiamo testare perfettamente. Ora passiamo a quello che lo fa in automatico. I parametri che avevo impostato prima erano 100 millisecondi il tempo A e 100 millisecondi il tempo B. Ora, come vedete, il tempo B è notevolmente più alto. Se io lo riporto come prima, ovviamente non ve lo rifaccio vedere un'altra volta, però se io lo riporto come prima farà, diciamo, ovviamente il grafico andrà a assorbire corrente nella stessa maniera di prima. Allora, mettiamolo invece in automatico. In automatico, questi sono parametri di automatico, si parte con 500 mA, si arriva fino a 5 A e una volta arrivati a 5 A il carico si ferma e mi darà dei risultati. Imposto ovviamente la modalità, ora è su Dynamic Test e la imposto invece su Autotest. Se io gli do la via, lui vedete che fa tutti i suoi giri, arriva fino a 5 A e si ferma, e dopo vi faccio vedere cosa fa sull'alimentatore. Vedete, sale la corrente, fa di step di 500 mA alla volta e poi mi dà il risultato. Mi dice che è arrivato fino a praticamente 5 A, che ha assorbito massimo 60 watt, e mi dice che la regolazione del carico è dello 0,01%, sicché, diciamo, è molto buona. Ora torno indietro, vi inquadro l'alimentatore e vi faccio vedere come va a pescargli la corrente dall'alimentatore. Vedete, quella è già una traccia di prima, ovviamente, che se ne sta andando. Allora, se io premo lo start del nostro carico, lui fa tutto il giro. Ora non state vedendo il carico, ma vedete quello che fa. Vedete, tutti quegli scalini lì sono scalini di 500 mA fino ad arrivare a un massimo di 5 A. Una volta che arriva a un massimo di 5 A, l'alimentatore si ferma, ecco, ha finito, e vedete qui si è stoppato e diciamo ci dà il risultato. Ovviamente il risultato potrebbe essere, invece che arrivare a 5 A, che arriva a 3 A, che arriva a 12 A come è la corrente massima, o addirittura a correnti molto più basse, perché, voglio dire, questo apparecchio qui permette, se non erro, di fare degli step in corrente di 1 mA, sicché si può lavorare di 1 mA alla volta. È molto comodo, ovviamente, per andare a testare degli apparecchi piccoli. Questo era quello di prima, che era impostato qui a 9,3 A, ma si parte da 1 mA, sicché praticamente possiamo fare quello che vogliamo. È un carico piccolino, ma è ben funzionante. Ora passiamo a vedere invece l'altra funzione. Allora, dalla funzione Power passiamo alla funzione Advance, che però, diciamo, sono simili, perché fanno più o meno non cose simili, ma
servono appunto per testare in automatico l'apparecchio. Allora qui nella funzione scan test, impostato così com'è, praticamente lui va a prendere, parte da una corrente di 2 ampere fino a 5 ampere con questi tempi qui, e la forma d'onda, cioè lo stress che andiamo a vedere sull'alimentatore, ve lo faccio vedere. Vedete qui varia ovviamente in continuazione da 2 fino a 5 ampere, però varia molto velocemente e noi non lo vediamo a occhio nudo, e questo però fa sì che l'alimentatore abbia delle variazioni repentine e si stressi, che è quello che diciamo vogliamo quando andiamo a provare un alimentatore per vedere diciamo che vada in maniera perfetta, perché magari alle volte un assorbimento massimo lo possiamo vedere, però non sappiamo come si comporta poi in maniera dinamica. Comunque, come vedete, assorbe, scende con dei picchi molto ravvicinati. Ora lo fermo un attimo e andiamo a vedere l'altra funzione. Ora, io di solito le uso quasi sempre in manuale, però queste cose qui ovviamente, poi un oggetto così piccolino, possono fare veramente comodo. Andiamo, abilitiamo list test e vediamo cosa fa. Anche questo, come vediamo, si parte da circa 1 ampere e si va a 5 ampere di continuo. Vediamolo un po', e come possiamo vedere questo fa degli scalini di 500 mA fino ad arrivare 500 mA alla volta fino ad arrivare a 5 ampere, poi scende di botto e diciamo riparte. Assorbe, boom, giù di botto e via così. Sicché diciamo questo è un metodo diciamo valido per andare a testare un alimentatore. Il carico non scalda più di tanto, perché se andiamo a vedere non scalda affatto, sono accese le ventole ma è veramente basso come temperatura. Prendo una batteria e proviamo il test della batteria. Ovviamente non vi faccio vedere tutto, perché se no non ci leviamo le gambe, nel senso ne do la via e poi quando è pronta andiamo a vedere diciamo a che punto è arrivato. Allora andiamo a provare le batterie, e se si va a provare la batteria abbiamo due possibilità. Allora, la prima è praticamente la resistenza e la seconda la capacità della batteria. Partiamo subito a vedere la resistenza. Praticamente lascio tutto come è e ci colleghiamo la batteria e andiamo a vedere cosa ci dice di questa batteria, che è vecchia, se ci legge a me e voi, ovviamente, se ci legge la resistenza interna della batteria. Allora lo collego, questo è il più, poi il meno è rimasto qua sotto, la batteria è carica 4,11 volt. Se io ora premo questo tasto qui, lui dovrebbe fare il suo ciclo e dovrebbe dare qualche cosa, un responso, e ce lo dà già. Andiamo a leggere, ha fatto un ciclo e ora ci dice che sono 200 milliohm praticamente come resistenza interna della batteria. Ovviamente, come sappiamo, più una batteria ha una resistenza interna bassa e migliore diciamo è la batteria. Ora li testerei la capacità della batteria stessa. Per testare la capacità torno indietro, andiamo a dirgli testa la capacità della batteria, guardiamo i parametri della batteria, il timer non è inserito, mi dice che quando arrivo a 3 volt
questa batteria lui la prende come scarica e praticamente mi dà il responso, diciamo, della corrente. Allora, ho dato un'occhiata così veloce ai produttori. Alcuni produttori impostano un cutoff lì di 2,8 volt. Qui a 3 volt, diciamo, è più gentile, evitiamo di stressare troppo la batteria, e mi dirà che la batteria ha meno capacità, diciamo, di quella reale, però vediamo un attimino, proviamola, diciamo, in questa maniera qui. Torno indietro, c'è una corrente di scarica di 1 ampere praticamente, già che ci sono, attacco anche i cavettini che mi vanno a leggere la tensione direttamente sulla batteria. Ho attaccato tutti e 4 i cavi, così abbiamo una lettura, diciamo, tranquilla. Gli do la via e vediamo quando arriva a 3 volt. Ripeto, la batteria è vecchia, sicché lo lascio qui, vado a mangiare praticamente, perché anche i tecnici mangiano, è un viziaccio. E poi torno praticamente, e questo se ha finito bene, se no aspetto, sicché fermo il video e lo riprendo dopo. Allora, sono ritornato, lo schermo era nero, ovviamente buio perché era andato in stand-by, è bastato premere l'ok perché ritornasse. A raggiungimento dei 3 volt si è staccato l'apparecchio, ha smesso di ciucciare, diciamo, corrente dalla batteria, e qua ci dà i parametri. È stata praticamente questa batteria con 1 ampere, ha durato 2,43 ore, 2 ore e 43, e il risultato era, ripeto, una batteria già usata. Il risultato che la batteria, dopo l'uso, dopo questi anni che ha lavorato, comunque è rimasta 2,72 ampere praticamente, oppure se lo vogliamo dire in milliampere è 2700 e rotti milliampere praticamente, scaricandola a 1 ampere. E sicché noi sappiamo in questa maniera qui che la batteria o le batterie che andremo a provare, che scaricandole magari a 1 ampere, ma possiamo ovviamente impostare una corrente che vogliamo. Comunque in questo caso qui sappiamo che la batteria, da essere completamente carica a arrivare a 3 volt, può lavorare quasi 3 ore, 2 ore e 43 minuti. Questo apparecchio comunque è molto, veramente molto piccolo, è circa 10 cm, alto 5 e profondo 6 cm, ha 2 ventole che soffiano l'aria quando raggiunge una data temperatura, e dall'altra parte ovviamente ha le altre feritoie per far uscire l'aria. E sicché lo trovo veramente, nella sua piccolezza l'ho trovato bellino, me lo metto lì e mi fa comodo per quando non voglio prendere carichi più grossi, che c'ho da testare delle apparecchiature, che basta una cosa, diciamo, piccolina, senza ingombrare il tavolo con cose enormi, visto che questo fa le stesse funzioni in piccolo ovviamente che di quegli altri grossi che ho. È anche programmabile, sicché direi che sono più che soddisfatto. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Avete visto un prodotto nuovo, veramente compatto, piccolino, e l'abbiamo diciamo provato insieme. Si è visto che insomma le aspettative sono abbastanza alte, perché è un oggetto non molto costoso, ma che il suo lavoro lo fa. Uno lo mette in un cassetto, non occorre che abbia delle cose grosse, e fa, diciamo, tutte le sue belle funzioni, sicché io sono rimasto soddisfatto. Se a qualcuno gli interessa, come al solito, link per poterlo prendere è in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!